Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Ferrovie in miniatura, io sono Gio, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un video reaction. Come anticipatamente detto avremmo dovuto far vedere il plastico di Daniel, ma dobbiamo posticipare per forza raga, perché il plastico di Daniel ci sta richiedendo un botto di tempo, soprattutto per la lavorazione, ma soprattutto anche per l'editing. Vedremo qualcosa di bello tra poco, ma raga uscirà anche poi il video plastico scala N. Datemi un po' di tempo ragazzi, sto cercando di rimettere tutto a posto. Ho altri canali dove potete seguirmi, guardate questo canale che è quello di Joe Creepy Show, dove potete seguirmi, oppure seguitemi anche nel canale di Silplay, dove stiamo facendo dei video nuovi reaction molto belli, dove facciamo contenuti legati all'intrattenimento in generale, soprattutto cibi, food, un sacco di life hack da vedere assolutamente prossimamente. Tutto quello che vi sto dicendo raga andrà comunque in prossimità del Natale e l'anno nuovo. Ma comunque ragazzi partiamo subito col video di oggi, perché voglio tornare a reagire a quei splendidi plastici che mi mandate su Instagram, o comunque che troviamo anche su Instagram. Oggi non vado a reagire sui plastici che troviamo su YouTube, semplicemente perché volevo proprio dedicare una giornata dedicata a Instagram. Vi ricordo qua sotto il mio account di Instagram di Ferrovie in Miniatura, andate a iscrivervi in modo che potete spedirmi all'interno di Instagram i vostri plastici. Mandatemi soprattutto video di realizzazione di plastici in tutte le scale, ma anche quelli di lavorazioni del plastico, quindi durante la costruzione, che secondo me lo trovo più figo nel nostro settore. Partiamo subito con Hank Helmut. Non so se questo account ha anche un canale YouTube, se lo sapete mettetemelo qua sotto nei commenti, però vedo che fa un sacco di cosine belle e sono stato attratto in questi giorni da questo account di Instagram semplicemente perché mi è apparso questo video che adesso vi faccio vedere. Ok, qua c'è la musica in sottofondo copyrighttata che devo togliere, però guardiamolo raga, perché c'è un plastico così, ne ho visti tanti con la neve, ma come è stato fatto il dettaglio di questo plastico mi ha colpito particolarmente. Io vi ricordo sempre che quando facciamo le reaction dei video potete fare le votazioni, in questo caso oggi è Instagram quindi è un po' diverso, ma se volete mettere un vostro contributo di votazione da 0 a 10 mettetelo. Io do subito raga un bel 9,5. 9,5, semplicemente quel mezzo punto io l'ho tolto perché non so se avete notato quando qua non si vede, vediamo quando passa il treno, vediamo se si rivede ancora, forse l'avevo visto nell'altro video uguale. Eccolo, questo qua è lo stesso plastico e quindi sempre nell'account di Hank Helmut. Guardate cosa succede: il sistema del car system fa frenare il veicolo del tir che sta arrivando da sinistra, il treno passa, ma l'unico problema è che il semaforo, sì, diciamo la segnaletica luminosa è andata in funzione, ma le aste del passaggio a livello sono rimaste in piedi, cosa che sicuramente agli accaniti fermodellisti che mi seguono in questo canale darà sicuramente molto fastidio. Dico questo perché a volte venivano dei commenti di persone che giustamente dicono: che tristezza vedere i vagoni nei plastici super realistici, vagoni vuoti senza personaggi dentro. Giusto. Che tristezza vedere la linea ferroviaria con i pali e i fili della linea aerea e vedere praticamente il pantografo abbassato. Giustamente sono osservazioni che lasciano giustamente pensare, perché dicono: se stiamo parlando di realismo è giusto che ci sia un realismo completo anche nei dettagli. Ci sta. Quindi non vogliamo fare i cattivi oggi. Andiamo a vedere ancora in questo account di Hank Helmut ragazzi, 3772 follower. Cioè veramente incredibile, tantissimi follower per questo settore, e non so di quale nazionalità sia, però comunque ha su dei bellissimi reel. Tra l'altro guardate questa piattaforma raga. E a proposito di piattaforma vi ricordo che pochi giorni fa è uscito il video della piattaforma di Andrea, che salutiamo, che abbiamo fatto, ho costruito pochi mesi fa. Andatela a guardare perché il video è uscito da pochi giorni ed è una figata pazzesca. In questo caso stiamo assistendo a una piattaforma autocostruita. L'edificio mi piace un po' meno, ditemi anche voi nei commenti se vi piace, se vi sta piacendo, però mi piace come è diramato, molto bello, c'è molto dinamismo e soprattutto mi piace come è stata strutturata, la massicciata, e anche ovviamente tutto quello che è il terreno
circostante. Molto bello, raga, molto bello. Peccato che a volte mettono la musica copyrighttata sotto e devo togliere certi elementi fondamentali che sono il sound del movimento dei treni. Quello che mi chiedo, raga, non mettete video su YouTube o comunque su Instagram con le musiche sotto, non è obbligatorio, lasciate che sia il suono del treno a darci la musica, raga, perché di quello che abbiamo bisogno in questo canale è proprio quella caratteristica. Andiamo a vedere qualcosa in ambientazione natalizia. Giustamente sotto c'è la musica di Natale che dovrò togliere e vabbè. Ecco, questo probabilmente, sì, è lo stesso plastico che abbiamo visto prima ed è molto ben distribuito in poco spazio, ragazzi. Guardate quante cose ci sono. C'è questa montagna sulla destra, tutta innevata, ma anche il paesaggio stesso è tutto innevato, con addirittura il carosello e le giostre della Faller. Molto bello, ci sto pensando, un pensierino per un prossimo modulo in questa mod si potrà fare quando tra poco, ragazzi, attiveremo il nostro nuovo laboratorio. Non voglio spoilerarvi le sorprese del 2024, ma vediamo, raga. Molto bello il paesino, ovviamente stile molto nordico, mi piace moltissimo questo plastico e quindi direi che quel 9,5 che vi ho dato prima rimane tale, solo per piccoli dettagli. Oh, abbiamo Santa Claus, raga. Qualcuno di voi mi ha chiesto come fare l'attivazione del Faller Car System e ne vedremo qualcosa di bello, perché Daniel giustamente mi ha mandato il car system da mettere nel plastico. Disastri, ma ci divertiremo un botto. Non so dove lo metteremo, ma troveremo lo spazio anche per questa cosa. E comunque stiamo vedendo questo filmato dove siamo stati richiamati da Santa Claus, ma ancora non l'abbiamo visto. Bello il canale con dentro il canotto, il gommone. Questo qua è un kit di un'azienda che non mi ricordo chi è che la fa. Eccolo Santa Claus in bicicletta che porta i regali. È un kit, non mi piace molto, però bellino, perché possiamo con questo kit movimentare i personaggi in bicicletta. Molto bellino, molto bellino. Ma prima di passare al prossimo account, ragazzi, voglio farvi vedere un'altra parte che mi ha colpito molto, che la trovo, eccola qua. Molto bello, ragazzi, mastodontico. E non so se il proprietario di questo account è lo stesso proprietario anche di questi plastici che stiamo guardando. Probabilmente potrebbe aver fatto delle riprese all'interno di qualche museo o di qualche fiera, non lo so, però a me piace tantissimo, mi sono iscritto al suo account. Vi dico sempre qua sotto gli account di tutte le persone che andiamo a menzionare, in modo che potete andarli a visitare e scrivere. Io ho scritto qualche giorno fa, ma ancora non ho avuto risposta. Ho chiesto appunto se avesse del materiale disponibile da darci, ma mi piacerebbe entrare nei dettagli di questo plastico, perché è veramente strutturato bene. Non capisco quello sfarfallio di luci là sotto cosa sta succedendo, però lo capiremo più avanti. Bene, grazie Hank Helmut, ragazzi, ci ha fatto vedere veramente qualcosa di bello. Andate a vedere il suo account, perché secondo me ha qualcosa da raccontare. Passiamo a Model Train H0. In questo momento mi accorgo che ha un canale YouTube che andiamo subito a visitare, vediamo di che cosa si parla. Model Train H0, 3500 iscritti, 366 video. Raga, su YouTube non c'è granché, ma c'è molto di più su Instagram. E ho visto questo filmato, guardate. Tanti di voi la conoscono già, non vi dico la marca, perché poi magari faremo un video dedicato, ne parleremo più avanti, ma anche tanto la conoscete tutti. Viene trainata da questa locomotiva e praticamente rilascia il ballast sul tracciato in una maniera, tra virgolette, abbastanza ottimale, anche se poi comunque va ritoccato. Non capisco perché non lo rilascia in mezzo, ma solo sui laterali. Probabilmente c'è l'impostazione che ti permette di fare il cambiamento della mod di questo contenitore. Sì, probabilmente sì, è come sto dicendo io. Altra cosa che mi ha attratto in questo account è questo piccolo diorama. Voi direte, perché cosa di speciale? Assolutamente tanto, ragazzi, perché guardate, le casette sono state tutte fabbricate con il laser. È una cosa che mi sta ultimamente interessando, sto curiosando alcune cosine. L'idea di prendere un plotter, ne avevo parlato tempo fa. Io ho sempre usato i plotter quando avevo il negozio tempo fa, ma tagliavo tutt'altro. E ho pensato proprio l'idea magari di autocostruire modelli, perché ultimamente, ragazzi, mi stanno arrivando un sacco di mail da parte di molti che mi seguono, che si stanno facendo fare dei preventivi. Ho lavoro da qua al 2026, quindi lo sto strutturando questo lavoro in modo da cercare di terminare tutti i lavori che ho in corso e consegnare a termine quello che sto facendo. Mi è stato chiesto spesso di fare edifici, ultimamente me ne sono arrivati veramente tante di richieste, e l'idea di farmi aiutare da un plotter secondo me non è da accantonare, perché il taglio laser è una cosa che ti aiuta moltissimo. Devi saper ovviamente usare i software, tra cui AutoCAD, ma io li so già usare, quindi non è un problema, per la creazione di kit che poi potrei rivendere magari, o farvi
su richiesta degli impianti o comunque delle strutture particolarmente introvabili, specialmente nel mondo delle ferrovie italiane, che si trova ormai quasi niente. Molto interessante questa cosa, quindi ecco perché mi è piaciuto guardare questo piccolo layout che mi ha fatto ricordare questa particolarità. Comunque credo che questo canale, questo account sia semplicemente un appassionato, come in questo caso lo vediamo, che va a visitare luoghi, location e musei, tra cui è andato, credo in questo caso, a Firenze. E questo è Plastico H0, che anche questo, ragazzi, un giorno ci andiamo, magari questa primavera, estate, ci facciamo un saltino per andare a visitarlo insieme. Vedremo se riusciamo a contattarli, anzi se conoscete qualcuno, se siete, insomma, state guardando questo video e volete una collaborazione, fatemelo sapere che io vengo in loco a fare dei video specifici, perché secondo me ne vale veramente la pena. Passiamo al prossimo, Antonino Fanara. Non ha un account YouTube, semplicemente un appassionato, passione modellismo c'è scritto qui, ma praticamente mi ha attratto ad entrare all'interno del suo canale quando ho visto alcuni scorci. Qua è l'inizio della costruzione dei suoi moduli che li stava testando, guardate. Un semplice 6 moduli, credo, stiamo parlando di 3-4 metri di tracciato, ben fatto, ben dettagliato, e quindi qua stava facendo il test della funzionalità dell'impianto e guardate poi come è diventato. Guardate, questo è diciamo la fase di costruzione. Qua quando ha installato il motore, quando ha messo gli scambi con movimento lento, motore sotto plancia, cosa molto interessante che vorrei proporre anche a Daniel, che ovviamente cambia il realismo di tutto il lavoro. Sono molto molto delicati come motori, ma funzionano abbastanza bene, però a volte si inceppano. Però raga, molto bello vedere la movimentazione lenta e realistica dello scambio. E qui andiamo poi a vedere come è stato finalizzato il suo plastico, guardatelo. E qui guardiamo la parte proprio da vicino del suo plastico, quello che stavamo guardando prima, ravvicinato. Guardate che bello, ed è fatto molto bene. Questo è un piccolo scorcio, è una geometria di binari veramente bella, fatta bene, pulita, dinamica, fluida, veramente un capolavoro, raga, veramente un capolavoro. Mi piace moltissimo quel magazzino a sinistra con la claire abbassata, uno spettacolo. E abbiamo un altro scorcio, guardate qua, anche questo, sempre col magazzino a sinistra, solo che c'è il transito, guardate, di questo, guardate che Ray Jet, molto bello, il passaggio fluido, ma veramente qualcosa di eccezionale. Mi piace anche come è stata fatta la qualificazione, molto yeah. Speriamo che riesca a dare altri contributi all'interno di questo account e che magari possa mettere a disposizione altro materiale e approfondirci il lavoro. Fanara Antonino, andatelo a seguire e fatemi sapere se trovate qualcosa nei dettagli. Torniamo dagli amici francesi, raga, sapete che i francesi ultimamente mi stanno piacendo sempre di più, con tutto rispetto, ma credo che stanno facendo delle cose veramente all'avanguardia. Cioè non è che per forza tutto deve essere bello in Germania, ma i francesi fanno la guerra, tra virgolette guerra positiva, intendo dire dal punto di vista modellistico e del divertimento, stanno facendo dei capolavori. Abbiamo visto un sacco di immagini negli scorsi video che abbiamo fatto sulle reaction, abbiamo visto spesso dei plastici francesi, siamo rimasti sempre colpiti. E quindi raga, secondo me c'è da andare un po' a capire. Guardate qua che scorci, raga, molto molto belli i dettagli di questi plastici. Ce ne sono tanti sul web di materiale francese, ma veramente tanta roba. Cioè rispetto a noi ci guardano sempre come al solito dall'alto, ma guardiamo questo dettaglio anche qua, ragazzi. Magazzino con passaggio di un bel mercione, molto bello. A me piacciono molto i dettagli di come sono fatti, come sono strutturati, anche la vegetazione dietro è fatta bene. Aspetto i vostri commenti, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, raga. Ma guardate qua, capannone adiacente a fabbrica con ingresso locomotiva, guardate che roba, guardate che bello, ragazzi. Cioè in poco spazio, molto dettaglio, ma respira. Cioè è un dettaglio che non è troppo oppresso, non è troppo pieno di cose inutili, ma il giusto che serve, minimal, ecco, chiamiamolo così, molto minimal, ma guardate che bello, massicciata, fatta veramente bene. Guardiamo questa curva e controcurva, che tra l'altro tra poco la vedrete nel canale in scala N. Ho fatto un lavoretto e poi guarderete tra poco cosa ho fatto. Ecco qua, purtroppo la ripresa della telecamera non è stata degna di quello che volevo farvi vedere, perché
ha girato a sinistra proprio nel momento in cui mi serviva farvi vedere un particolare, ma ne riparleremo più avanti. Guardate quel ponte sopra, quel in mattoncino, in pietra. Ecco, poi guardate che belli i muraglioni di sostenimento sul laterale. Sì, qua c'è solo una piccola pecca. Vediamo chi si accorge di voi della pecca di questo momento. Scrivetelo se vi siete accorti di un particolare, di un piccolo errore. Vediamo se ci è arrivato anche voi. Comunque è molto bello, guardate che bella la vegetazione, raga. Mi piace anche l'idea che sotto, guardate, nella parte bassa qua sotto c'è un edificio che è sotto la ferrovia. Molto bello. Molto bello, e mi piace anche come è stata stesa la massicciata, colore scuro, molto bello. No, starei ore e ore a guardare la stessa immagine perché è più forte di me, ma ora lasciamo le Train de Jules e andiamo da Asako. Anche qui un altro canale che inizialmente, leggendo il nome, pensavo fosse giapponese, magari lo è, non lo so, però ho trovato anche il suo canale YouTube, che è questo, e dal canale di YouTube ho capito che invece è del Belgio. Almeno la residenza è in Belgio, però la residenza del canale, intendo dire, ha questo canale YouTube molto bello e probabilmente è molto indicizzato per quanto riguarda il Faller Car System. Infatti c'ha tantissima roba che poi magari andremo a vedere in un secondo momento su YouTube, ma torniamo su Instagram e andiamo a vedere alcuni particolari, tra cui questo che è quello appunto del Car System. Guardate, una movimentazione va e vieni di autobus con tanto di fermata e tanto di display con gli orari degli arrivi e le partenze, tutto gestito ovviamente in digitale. Infatti qua dice nel commento in alto di andarlo a seguire su YouTube perché c'è il video completo, cosa che vi invito a fare, fatelo voi direttamente. Qua un altro scorcio sempre del suo plastico con la movimentazione di autobus, deve essere un appassionato di autobus o comunque di mezzi pesanti. E qua c'è il classico effetto dove quando il mezzo si ferma l'altro si ferma dietro in automatico mantenendo una certa distanza per poi ripartire al momento del rilascio. Molto bella questa cosa che è fattibile con il sistema Faller Car System. Guardate che traffico, Bu62 in errore, quindi questo problema capita spesso e ha creato una coda, cioè è andato a creare una coda incredibile. Guardate, infatti sul software, e di questo ne parleremo più avanti, si è creato questo traffico blocco, quindi si fa un reset, diamo l'ok e andiamo a sbloccare tutto il traffico. Guardate, tutto ritorna alla normalità, ma è una figata pazzesca, raga. Guardate che roba, molto bella. E ora andiamo a vedere il passaggio a livello, dove in questo caso abbiamo fortunatamente le sbarre che si abbassano e gli autobus che si fermano a distanza. Passaggio del treno, molto bello, di due treni merci, e poi dovremmo vedere, vediamo se lo fa vedere completamente. Da giù vedo la DHL che avevo costruito al mio amico Fabio di Viareggio, che saluto. Ti ricordi, Fabio, della DHL che ti avevo costruito? Molto bella, la sto guardando adesso. E adesso si rialzano le sbarre e con il timer dopo un tot riparte il tutto. Guardate che bello. Oltretutto guardate, saltellano sopra il passaggio, sopra ai binari, quindi è un lavoro fatto veramente bene. Non è facile farlo, ragazzi, però qui è stato fatto veramente in maniera divina. Bel lavoro, ragazzi. Qua è il momento in cui stava creando la strada. Questa qui è la fresatrice, la solcatrice della Faller, che serve per solcare il terreno per stendere poi il filo, che è quello metallico che gestisce appunto il magnete che si trova sotto l'autoveicolo della Faller. Molto bello. Poi si può stuccare sopra e praticamente sembra tutto molto, vedete, sta stuccando, tutto molto realistico, e questo permette il contatto del magnete a gestire l'andamento dei mezzi. Molto bella questa cosa, ragazzi. Dovremo tra un po' affrontare questo problema per Daniel e quindi ne vedremo delle belle. Uno scorcio del suo plastico, guardate che bello, ponte col passaggio di due treni con un fiume sul lato destro, molto molto bello. Ambientazione molto svizzera o comunque Europa del Nord, molto bello. Però ragazzi, ditemi quello che volete. Sì, comunque Svizzera, molto molto bello, raga.
mi piace un botto. Gran finale, vediamo lo scorcio della zona stazione, credo, e sullo sfondo si vede il centro storico. Molto bello, ragazzi, molto bello, però molto bello, ragazzi. Cosa ne pensate? Mettetelo qua sotto, anche di Asako che trovate su Instagram. Io credo che veramente abbiamo assistito a tanti bei lavoretti, ma c'è sempre di più ultimamente sul web che si può trovare grazie appunto al fatto che ormai quasi tutti riescono a proporre video e filmati dei loro plastici sul web. Vi ricordo che qualcuno mi ha commentato è facile vedere solo i video, è facile commentare le foto, e ovviamente quando avremo un po' di tempo necessario potremmo anche cominciare a muoverci per andare a visitare magari i vostri plastici. Quindi mettete nei commenti qua sotto se siete un'associazione, siete nella zona della Lombardia, del nord Italia inizialmente, fatemi sapere, magari potrei venirvi a trovare e a vedere i vostri plastici da vicino per poi magari farli vedere all'interno del mio canale. Raga, per adesso io mi fermo qua. Diciamo che colgo l'occasione anche per farvi gli auguri di queste feste che stanno arrivando di Natale, perché non so se ci vedremo prossimamente, forse sì, forse no, non lo so, non riesco a darvi delle date certe, però vi ricordo sempre che mi trovate su YouTube nei miei canali che trovate scritti qua sotto, e vi prego di guardare anche il mio account di Amazon per poter fare gli acquisti di Natale, perché con questo non fate altro che supportarmi gratuitamente per il supporto di questo canale. Per adesso è tutto, un abbraccio, tanti auguri da Joe e ci vediamo alla prossima. Ciao!